Matteo Miceli is an Italian outstanding seaman who has the peculiarity to never give up. In a younger age, he built amazing sailboats in a shipyard near Rome, Cantieri Navali d'Este. He is particularly known for his 2 Atlantic crossing records on a 20-feet catamaran he built himself, Biondina Nera, once with a crew of 2 in 2004 and the second time alone in 2007. In 2014, he left for a round-the-world race in solitario with a Class 40 he also built with his hands, and after finishing the circumnavigation route on Gibraltar while returning at the starting point near Rome, he lost the keel. He is rescued by a passing cargo, and after 1 year he recoups the hull floating ashore Brazil and restores it, using it to race and charter until now, September 2020. Sei nato sul mare e cresciuto sulle barche a vela. Costruivi barche bellissime, tra l'altro, sì, perché me le ricordo, erano proprio belle e veloci. Cosa ti è rimasto di quell'esperienza della costruzione? Ancora tanta passione, quest'ultima l'ho costruita interamente, anche il catamarano dell'ultima avventura in solitario nell'Atlantico, quindi la passione e la volontà di costruire barche ce l'ho ancora nel cuore, quindi il cantiere d'Este all'epoca mi ha dato veramente tanto, mi hanno preso come operaio, ero tutto contento e soddisfatto e alla fine ho imparato in un mondo che si stava evolvendo, perché era la prima barca costruita in Kevlar sottovuoto, era una delle prime barche dopo Tenkara che cominciava a fare i numeri, e con quella barca hanno vinto di tutto, quindi è stato un primo entusiasmo, e da lì a seguire, quindi passione del mare e cantiere non andavano sempre d'accordo, però mi lasciavano come il calzolaio che c'ha sempre le scarpe rotte, no? Perché non c'ha il tempo di aggiustarla, così ecco il cantiere. Alla fine ho lasciato il cantiere per fare il navigatore, oggi sono sempre più soddisfatto delle cose che portiamo avanti. E che cos'è la sfida per te? Ma la sfida è solo un mettersi alla prova, con se stessi soprattutto. Nelle mie avventure trovo sempre i miei limiti, non i limiti nei confronti degli altri, quindi le avventure che cerco sì sono record di velocità, ma la sfida più grande è quella di trovarmi da solo con la natura, da solo con le intemperie, da solo con le tempeste, ma ecco, la sfida è proprio mettersi alla prova in solitario in questo modo. Senti, e quindi a chi vuoi più bene adesso? A Biondina Nera o a Eco 40? Nessuna delle due, oramai a mia moglie, che da 1 anno e mezzo mi sono sposato, a Corinna che mi segue in lungo e largo da circa 5 anni che stiamo insieme. Abbiamo fatto già l'Atlantico, siamo andati in Pacifico, abbiamo fatto Capo Horn 2 volte con un po' di allievi, abbiamo navigato alle Seychelles, Nuova Zelanda, ai Caraibi, adesso andiamo a Raiatea, in Polinesia francese a fare un charter, quindi stiamo sempre insieme, e questo l'amore più grande, l'amore è sempre quello di navigarci insieme, quindi non più da solitario ma in doppio. Senti, io avevo preparato una domanda insomma è questa: tu hai al tuo attivo diversi primati legati alla navigazione oceanica, ma pensi mai di fare una crociera oceanica? Sì, finalmente sì, abbiamo rimesso in piedi Eco 40 proprio per farci nuove avventure, abbiamo visto che funziona benissimo per fare le regate nel Mediterraneo, per fare un po' di scuola, un po' di crociera, ma alla fine è una barca veramente tanto tirata, un po' sprecata per farci crociera, e allora abbiamo deciso di venderla per comprare una barca veramente comoda per girare in lungo e largo il mondo. Senti, la pandemia come ha cambiato i tuoi programmi di navigazione? All'inizio un po' sofferenti, i programmi di navigazione, c'erano tanti corsi che ho sempre rimandato, ancora oggi non sono riuscito a farli. Per fortuna siamo riusciti a fare un po' di crociera, abbiamo fatto 6 settimane all'Elba con un po' di allievi o comunque di clienti appassionati, e i corsi ancora aspettano, quindi la pandemia è stata a casa, ma per fortuna abitiamo sopra il castello di Santa Severa in mezzo al niente, e quindi è stata comunque una bella
pandemia, perché stare a casa abbiamo scoperto un mondo, noi non stiamo mai a casa, ci abbiamo avuto il tempo di fare un sacco di cose, tutte belle, dal forno a legna alle camminate quando si potevano fare, ma comunque ecco, in un paradiso che comunque è la natura, quindi siamo stati veramente veramente bene. Come è organizzata come organizzi le barche per i viaggi che fai? Nel senso, quali sono le cose che per te sono indispensabili a bordo per una crociera oceanica? Cibo e acqua come prima cosa, non si può pensare altro, quindi quando si sta bene di umore, io con il cibo si vede che sto bene, sicuramente è la prima cosa, no? Scherzi a parte, la barca si prepara sempre con tante cose di rispetto, non possiamo portarci un camion dietro, non ci possiamo portare un magazzino dietro, però si cerca nelle cose fondamentali, dalla timoneria al pilota automatico, uno strappo di una vela, si porta tante cose di rispetto, quindi uno cerca sempre di portarsi il minimo indispensabile per non far affondare la barca, però ecco, cerco sempre di portarmi tante cose che possono essere intercambiabili per cercare di non rimanere da soli in mezzo al mare, ecco, sempre quello è il problema. E allora il blog si chiama Sailing Italia Style. Sì. Se dovessi pensare al tuo tocco italiano, al tuo Italian touch a bordo, quale potrebbe essere? Beh, sicuramente il cibo e la pasta alla carbonara, visto che lì c'erano le 2 galline, è il top del tutto, quindi su questo, diciamo, sul cibo siamo i numero 1 nel mondo, penso, come italiani, quindi in barca si deve mangiare italiano e ci deve essere la cucina italiana. Pienamente d'accordo. Senti, preferisci navigare in solitario o in compagnia, direi, più che equipaggio? Diciamo, in compagnia è un'altra cosa, cioè navigare in solitario a me mi è piaciuto tantissimo, cioè ti lascia veramente 5 mesi da solo, senza vedere neanche una barca, tutto il sud del mondo, a me mi ha dato un'esperienza fichissima, però quello era una cosa al limite, una barca performante, un record di velocità, quindi era tutto un insieme che giustificava il navigatore solitario. Oggi devo dire che navigare in compagnia è la cosa più bella, ecco, condividere l'emozione della barca, i posti che vai a vedere, dove lasci l'ancora, un tramonto, un cielo stellato, una stella cadente, è quello che mi entusiasma di più oggi. Senti, un momento di tensione, un momento felice e un momento di estasi a bordo. Un momento di tensione su Eco 40, scendendo con l'ultima depressione, ho preso una terza depressione che è durata 3 giorni, poco prima di Capo Horn, con 70 nodi. Lì era buio, c'avevo solo la trinchetta, 70 nodi al terzo giorno, la trinchetta si è strappata verso l'alto sull'angolo di Bugna e se n'è andata verso l'alto e la barca non manovrava più, quindi di notte legato a tirare giù questa trinchetta, per fortuna avevo una mano, ho ridotto la trinchetta e sono ripartito a 28 nodi, quindi questo è stato veramente un momento di tensione forte perché le condizioni erano estreme, ecco, arrivavano onde frangenti che qui nel Mediterraneo, alle nostre latitudini, non troviamo mai, però ecco, quello mi ha preoccupato tanto. La felicità il giorno dopo, perché avevo doppiato Capo Horn e quindi l'ho visto la mattina nella nebbia, questo scoglio, ed era la prima terra che vedevo da Gibilterra, quindi ho fatto un giro del mondo senza vedere neanche un'isola, col meteo, col meteorologo che mi seguiva, ho sempre fatto rotte anche sotto l'Australia, la Nuova Zelanda abbastanza vicino, qualche isola tra virgolette abbastanza vicino, ma sempre troppo lontane per vederla a occhio nudo o col binocolo, e quindi Capo Horn è stata un'emozione forte perché erano passati 100 giorni da Gibilterra, quindi era un periodo tanto lungo che veramente ha dato tanta felicità a questa avventura faticosa.
bello. Quindi il prossimo progetto? Il prossimo progetto voleva essere, con questo classe 40, fare la Global Race, la Global Ocean Race, che parte a giugno dall'Algeria addirittura e fa 7 tappe. Abbiamo fatto un'inversione di rotta e con Corinne abbiamo invece deciso di andare in Pacifico con un bellissimo catamarano. Partiamo e siamo stracontenti di fare un'avventura completamente diversa che ci entusiasma entrambi, quindi niente più corse, anzi sì, corse, perché il catamarano è bello, performante, ma anche ha un corto pescaggio per arrivare in questi atolli del Pacifico che sono spettacolari. Grazie. Grazie a te. Fantastico.